Ben ritrovati qui a Radio Rossonera, giovedì 26 settembre 2024. Ci ritroviamo nuovamente con il mio editoriale e ci ritroviamo con il mio editoriale post-derby. Post-derby, un derby che il Milan ha vinto, un derby che ha lasciato emozioni, sensazioni positive, un derby che nessuno si aspettava con questo esito. Ci eravamo sentiti con lo scorso editoriale in cui vi avevo parlato proprio di questo timore, di questa paura, di poca fiducia da parte di tutto l'ambiente, anche la paura e la voglia di non guardare questa partita da parte di alcuni di voi, e invece poi ragazzi il calcio davvero a volte è imprevedibile, è emozionante, è qualcosa che va oltre ogni logica. Il titolo di oggi, il primo titolo di oggi, lo vedete sottolineato in giallo, è dedicato a Matteo Gabbia, l'eroe di questo derby, senza nulla togliere anche a Christian Pulisic che ha realizzato un gol molto importante che ha portato in vantaggio il Milan, però quel gol di Matteo davvero è qualcosa che ha fatto bene al cuore di tanti milanisti, oltre ovviamente alla classifica. E ho scritto sì, virgola, il milanismo perché nello scorso editoriale che ho visto avete apprezzato, mi avete lasciato tanti commenti. Nello scorso editoriale avevamo parlato di milanismo che negli ultimi mesi era venuto a mancare spesso, un milanismo che si faticava a scorgere, si faticava a trovare, e invece Matteo quel milanismo non l'ha mai perso. Matteo quel milanismo l'ha sempre perseguito, lo ha sempre accompagnato, il milanismo Matteo. L'abbiamo anche mostrato in un post Instagram sul nostro profilo, non so se l'avete visto, vi invito nel caso ad andare a darci un'occhiata. Abbiamo fatto una raccolta delle foto che Matteo ha postato sui suoi social negli anni, e da lì vedete quanto lui sia sempre stato legato a questo club, quanto abbia sempre sperato di poter giocare in questo club da quando era piccolo con la maglia appunto del Milan, a quando ha iniziato a giocare per il Milan, andando via a volte, tornando. Insomma, un ragazzo che davvero non smette mai di mostrare il suo legame con questa maglia. Poi sappiamo che ha avuto una crescita importantissima da quando è andato in prestito a Villarreal in Spagna, però devo dire che nonostante i pregi, i difetti che può avere un giocatore come Gabbia, che sicuramente deve crescere, ma è cresciuto tanto, ha portato quel sentimento di appartenenza che in questo momento non si riusciva a vedere. E non credo che sia un caso che questo derby l'abbia deciso proprio lui. Curiose le sue parole che ha rilasciato in questi giorni, tra l'altro anche all'evento al nuovo negozio del Milan in Via Dante, dove ha incontrato tanti tifosi, in cui ha sottolineato quanto i suoi gol a volte non decidessero le partite in maniera così importante. Invece devo dire che questo l'ha deciso in maniera importantissima. È stato un gol che davvero ha fatto emozionare, ha riportato una vittoria in cui quasi nessuno credeva dopo quello che era successo nei derby precedenti, dopo l'inizio di stagione del Milan che non aveva nulla, assolutamente nulla di positivo. Insomma, qualcosa di davvero importante. Tra l'altro ho visto che nel post partita avete scritto in tanti che insomma il mio sorriso si vedeva molto, non riuscivo a nasconderlo, ma perché davvero è stata una vittoria che ci ha emozionato, che meritavamo un po' tutti, dopo quello che abbiamo appunto passato negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Insomma, sono davvero felice che questo derby sia andato così perché ci voleva assolutamente, ma ve lo dirò anche io, sì, ve lo dirò anche io perché in questi giorni immagino che l'abbiate letto ovunque, ascoltato ovunque, sentito ovunque. Milan-Lecce è la fantomatica prova del 9. E ovviamente passando al secondo argomento di oggi, di questo dobbiamo parlare, perché è chiaro che 3 punti sono stati con l'Inter e 3 punti devono essere con il Lecce a San Siro domani, perché sì, si gioca già domani, il Milan poi giocherà martedì in Germania contro Bayer Leverkusen, e quindi già domani il Milan è a San Siro, in casa sua, incontra il Lecce. E ovviamente, come vi dicevo, avete letto ovunque che è la prova del 9 perché il Milan deve assolutamente dare seguito alla vittoria nel derby. La classifica fortunatamente si è un po' accorciata,
perché comunque c'è stato qualche pareggio in più delle big, ci sono già stati degli scontri diretti, la Juve con la Roma, il Napoli con la Juve, quindi insomma la classifica, nonostante l'inizio di stagione del Milan, che è stato negativo, inutile prenderci in giro, la classifica però è ancora lì. Anzi, se il Milan dovesse vincere domani contro il Lecce San Siro, andrebbe primo, ovviamente aspettando le altre che giocheranno poi sabato e domenica. Però è un'occasione che, visto come si erano messe le cose, bisogna assolutamente sfruttare. Perché ho scritto timori? Ho scritto timori perché ovviamente i timori sul fatto che potrebbe essere un unicum il derby ci sono. I timori sul centrocampo che è molto corto e continuerà ad essere corto, ragazzi, fino a gennaio. Da qui non se ne esce. Al di là di tutti i cambi modulo che possiamo fare, il centrocampo del Milan è stato costruito non bene, è corto, però bisogna cercare di fare con quello che si ha fino alla prossima finestra di mercato, visto che gli svincolati non mi sembra che il Milan li stia guardando, lo svincolato per eccellenza che era libero è andato altrove, mi riferisco ad Adrien Rabiot, quindi bisogna fare con questi giocatori fino alla prossima finestra di mercato. Poi a gennaio vedranno che cosa fare. Dico timori perché ovviamente si è visto molto questo spirito di gruppo che nelle precedenti gare non si era visto quasi per niente, e quindi si ha questo timore che la gara contro l'Inter sia stato, diciamo, una parentesi, ma il Milan non deve far diventare il derby una parentesi. Con il derby si deve aprire una parentesi, non si deve più chiudere questa parentesi, deve diventare una costante. L'hanno detto anche i giocatori, deve essere qualcosa di normale vincere pari del genere. Poi ovviamente in questi giorni ci sono stati tanti giudizi su questa partita, in tanti hanno sottolineato quanto siano di più i demeriti dell'Inter, quanto l'Inter sia tornata galvanizzata dalla trasferta a Manchester contro il City, in cui tutti hanno elogiato i nerazzurri e quindi si sono un po' specchiati contro il Milan, pensando di vincere una partita che avevano già vinto nelle precedenti sei. Quindi voglio dire, bisogna mettere un po' i puntini sulle i, bisogna dare seguito a questa vittoria, bisogna togliere gli scetticismi, bisogna dimostrare che ci si aiuta anche contro una squadra come il Lecce, in cui ovviamente gli stimoli sono completamente diversi rispetto a un derby giocato in casa dell'Inter dopo averne persi tanti, dopo lo scudetto della seconda stella che ti hanno vinto in faccia, insomma, gli stimoli sicuramente sono diversi rispetto all'Inter. Però bisogna dimostrare quello che si è dimostrato al derby anche domani a San Siro contro il Lecce. Non dico che bisogna fare la stessa partita in cui tutti comunque hanno dato oltre le proprie doti, oltre le proprie possibilità, magari basta anche meno contro il Lecce, però è importante dare assolutamente continuità alla vittoria con l'Inter, perché, come dicevo, la classifica ti sta aspettando e quindi bisogna sfruttare questa chance. E poi anche per prendere fiducia, perché comunque, ragazzi, ricordiamo che la settimana precedente al derby è stata una settimana caratterizzata da prima del Liverpool, Fonseca avrà due prove, Liverpool e derby, se no si prenderanno delle decisioni. Dopo la sconfitta con il Liverpool, Fonseca era alla porta, ma non perché l'hanno messa alla porta l'hanno messo alla porta i giornalisti, nonostante la conferenza stampa pre-derby che, se vi devo dire, è stata una conferenza molto molto discutibile per quanto mi riguarda, ma è stato messo alla porta perché è filtrato tanto il fatto che il Milan, dirigenza del Milan, stesse cercando un sostituto. Ve le ricordate le nostre trasmissioni nella settimana pre-derby? Si parlava di Sarri, si parlava di Tudor, si parlava di Allegri, quindi di fatto Paolo Fonseca sembrava destinato già a non essere più l'allenatore del Milan. Quindi anche per lui sarà comunque un periodo di conferma, perché sicuramente è stato importantissimo vincere contro l'Inter, però domani c'è il Lecce, poi c'è il Leverkusen in cui ovviamente bisognerà fare in modo di portare a casa dei punti perché ad oggi il Milan è a zero in Champions League, è vero che le partite sono tante, però comunque ad esempio portare a casa un pari non sarebbe male, però comunque Bayer Leverkusen Milan
è una partita che, anche se il Milan avesse iniziato benissimo la sua stagione, sai, era una gara da punto interrogativo, perché comunque vai a giocare in casa di una squadra molto forte che ha fatto molto bene. Quindi direi che la conferma, davvero conferma, si deve avere domani contro il Lecce, ma anche contro la Fiorentina, perché comunque il Milan non si può più permettere di avere degli stop, ne ha avuti già troppi da inizio stagione. È importante che la squadra cresca di condizione, cresca anche a livello mentale, perché comunque è una squadra che ha avuto tanti schiaffoni, ha subito tanti schiaffoni dall'inizio, diversi gol presi, due a partita, a parte con l'Inter e col Venezia, però insomma, credo che sia necessario vincere per aumentare anche la propria autostima. Abbiamo visto, grazie allo speciale realizzato da DAZN a bordo campo, insomma, il grande aiuto che si sono dati tra di loro anche i giocatori durante il derby, applausi a chi sbagliava, voci proprio di conforto, no? Da parte di Morata, da parte di Abraham, lo stesso Fofana, lo stesso Maignan. Bisogna ritrovarsi davvero anche da questo punto di vista, perché il gruppo è fondamentale per poter portare avanti questa stagione, che è iniziata in maniera complicata. L'allenatore ha vissuto una settimana molto complicata, nonostante lui sottolinei che non vede, non sente, però comunque è fondamentale vincere, perché l'unico modo per ritrovare sicurezza è vincere le partite. E a questo mi collego perché ovviamente dopo il derby ci poteva essere qualcosa che non faceva discutere per niente. No, c'è stato qualcosa che ha fatto discutere e ha fatto arrabbiare. Mi riferisco alle parole di Jerry Cardinale, di cui non voglio troppo parlare perché ne abbiamo già parlato, in tanti ne hanno parlato, quindi anche voi direte che palle, sempre ste parole di Cardinale. Io le ho volute inserire in questo editoriale in una chiave diversa, ovvero parole, no necessità di fatti, perché mai quanto ora questa squadra ha bisogno di vincere le partite. Le parole di Cardinale sono andate in una direzione un po' diversa. Jerry Cardinale parla sempre molto per concetti, non dico astratti, però sempre molto mh, oltre il campo, sempre molto oltre il Milan, sempre molto oltre le partite. Sottolinea quanto vincere le partite non sia la cosa più importante, quanto sia necessario far crescere il calcio italiano, che per carità, che il calcio italiano debba crescere, scusate, è anche vero. Però credo che mai come in questo momento ci sia assoluta necessità di parlare di campo, di concentrarsi sul campo, di vincere le partite, di riuscire a mettere i giocatori nella condizione migliore, di riuscire anche a trovare la quadra di tanti giocatori, ad esempio Loftus-Cheek, che in questo momento è un giocatore a cui è difficile trovare una collocazione, ad esempio di Musa, che deve fare il salto davvero. Bisogna trovare la quadra dal punto di vista di Fonseca, che deve capire come riuscire a far rendere, non dico sempre come al derby, però comunque di riuscire a far rendere questa squadra, di renderla compatta, i giocatori che devono tornare a credere in se stessi. Insomma, credo che in questo momento ci sia davvero bisogno di fatti, perché l'unico modo per far riemergere questa squadra da questa stagione che è iniziata in maniera complessa, con tanti dubbi, tante incertezze, tanto scetticismo, sia davvero esclusivamente vincere le partite, convincere, riconquistare San Siro, perché è inutile prenderci in giro. È stato un San Siro, e non sto parlando della curva, sto parlando proprio del resto dello stadio. È stato un San Siro freddo che è stato a guardare, un po' scettico, un po' deluso, un po' ferito, devo dire, anche un po' ferito. E vi dico, è normale. Quindi in questo momento le parole avrei evitato di pronunciarle dopo il derby? Probabilmente sì, però sono state pronunciate, non si può tornare indietro. Però davvero in questo momento bisogna concentrarsi sul campo, non su schemi
più superficiali, su concetti che vanno oltre il campo. In questo momento il campo deve essere la cosa più importante, meno parole, meno proclami, meno slogan e più vittorie, più campo, più concentrazione da questo punto di vista. Solo così si può davvero tirar fuori la testa dal fango in cui ci aveva messo questo inizio di stagione. Io vi saluto, ovviamente aspetto i vostri commenti come sempre, da cui traggo sempre riflessioni, spunti per il prossimo editoriale, ma anche per le trasmissioni durante la settimana qui a Radio Rossonera. Io vi ringrazio e vi auguro buona giornata.